Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a parlare della funzione calibrazione. Questa è una novità per Call of Duty e devo dire che personalmente l'apprezzo moltissimo perché ti permette di fare due regolazioni per attachment che vanno a limare alcune sbavature della tua build, perfezionandola. La calibrazione è attuabile su qualsiasi attachment tranne laser e caricatore. Per sbloccarla vi basta portare al massimo livello l'arma desiderata ed è accessibile dall'armaiolo, esattamente da qui. Nonostante ho detto che l'apprezzo moltissimo, questa funzione non è priva di difetti, infatti come tutto ha dei pro e dei contro, ma vediamoli in dettaglio. Iniziamo. Principalmente parleremo di recoil, velocità modalità mirino e vicinanza o lontananza dell'ottica, che sono le cose più importanti. Senza ovviamente tralasciare il resto, ma dove non entrerò scrupolosamente nel dettaglio per non rubarvi troppo tempo inutilmente, dato che sono di minore importanza. Partiamo dal recoil. Per i test ho preso come esempio l'M4 e ho fatto tre tipologie diverse di loadout, tutti e tre con la stessa arma e con gli stessi attachment. La differenza è che uno è senza calibrazione, quindi di default, uno con calibrazione che sfavorisce totalmente il recoil e l'altra che invece ne massimizza l'efficienza. Andando in personalizzata ho poi testato le tre armi creando dei recoil pattern. Analizziamoli. Come possiamo osservare, abbiamo tre linee di recoil, dove la prima è la standard, la seconda con i selettori più lontani dal controller in culo e la terza più vicini. Da subito notiamo come effettivamente la calibrazione non incide in maniera significativa, però se ben tarata può portarci dei benefici. Infatti, osservando bene il pattern di destra, quindi con i selettori di 4 attachment, non 5 perché uno è dell'ottica, estremizzati sul controller in culo, possiamo constatare che sì, il recoil è meno forte verticalmente parlando, ma è leggermente aumentato sull'orizzontale, come se da qualche parte dovesse sfogare. Ma passiamo ora ai test sulla velocità modalità mirino. Anche qui avremo tre settings, standard, sfavorevole e ottimizzato. Per comodità questo dato lo chiamerò ADS, cioè Aim Down Sight. Vediamolo in dettaglio. Partiamo col normale, più ADS e infine meno ADS. A differenza delle calibrazioni per il recoil, qui la teratura incide in maniera particolare. Mi spiego. Se spostiamo tutti i selettori in favore dell'ADS, che in questo caso sono per 5 attachment, passiamo da 333 millisecondi a 316 millisecondi con un buff dell'ADS del 5%. Questo ovviamente significa che con questa tipologia di setting noi stiamo avendo il pattern giallo del recoil visto prima, ma se spostiamo tutti i selettori in favore del recoil e quindi allontanandoci dall'ADS, noi riceviamo un nerf di ben più 20%, ovviamente ottenendo il pattern verde del recoil visto prima. Detto ciò, questa non è l'unica statistica ad avere più malus che bonus, infatti anche velocità da scatto a fuoco va da un malus del 20% a un bonus del 15%, come anche velocità camminata in puntamento, che va da un malus del 20% e un bonus di circa il 12%. L'unica stat che sembra essere bilanciata, almeno secondo i miei test, è la portata danni, che ha un gain del 4% sia in malus che bonus. Prima di passare all'ultima parte, nonché la più importante, vi rubo solo un momento per dirvi che se il video vi sta piacendo, iscrivetevi, mettete like e attivate la campanella, così da non perdervi nessun aggiornamento. In caso contrario, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ma ora passiamo alla parte che io ritengo la più utile in assoluto tra le calibrazioni, e cioè la lontananza o vicinanza dell'ottica all'occhio. Proprio nella taratura del mirino troviamo questo selettore e vi mostrerò come incide in questa comparazione. Qui stiamo testando il VLK e come potete osservare tecnicamente il nemico in fondo non è zoomato in nessuno dei due lati, quindi non incide sullo zoom ma solo nella posizione dell'arma, più avanti o più indietro. La cosa che però balza all'occhio è che nel setting lontano la stabilità dell'arma è nettamente superiore. Guardate con attenzione. Viene da sé che con un'arma così stabile è nettamente più semplice puntare sulle lunghe distanze, ma per fare la prova del 9 testo il tutto anche con il mirino Cronen Mini. E niente, qui la differenza è addirittura più netta. Detto questo, siamo arrivati alla fine. Spero che il tutto vi sia piaciuto. A me non rimane altro che salutarvi. Al prossimo video. Ciao 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 ciao!